Allora, iniziamo con leggere l'esercizio. L'esercizio dice che all'estremo libero di una molla elicoidale tenuta in posizione verticale vengono agganciati n uguale a 3 dischetti di massa m uguale a 50 grammi ciascuno. Determina l'allungamento delta L della molla sapendo che la sua costante elastica è K uguale a 25 Newton su metro. Nel calcolo andiamo a considerare G come 10 metri su secondo quadrato. Quindi, per determinare l'allungamento delta L della molla, possiamo utilizzare la legge di Hooke, che afferma che la forza elastica della molla è uguale alla forza peso totale esercitata dai dischetti appesi. Quindi la situazione è tipo questa e dunque la forza peso totale sarà data da N per M per G, dove appunto N è uguale a 3 numero dei dischetti, la massa è di 50 grammi ma dobbiamo convertirla in chilogrammi, quindi parliamo di 0,05 chilogrammi, e G ci è stato autorizzato dal libro considerarla come 10. Ora, sappiamo che la forza elastica F sarà data da K per delta L, quindi questa qui è l'incognita che vogliamo trovare dal nostro problema. Quindi adesso che cosa sappiamo anche? Che K è uguale dai dati del problema a 25 Newton su metro, quindi rimane qui per delta L la nostra incognita, e se guardiamo la F sappiamo che da un lato deve essere questo e dall'altro lato deve essere questo, ossia il prodotto di questi tre numeri. Dunque, impostando un'equazione, abbiamo che 25 per delta L è uguale a 3 per 0,05 per 10, e quindi il nostro problema si è ridotto a questo. Da questo momento in poi non resta che semplicemente un problema di matematica. Quindi diciamo che se voglio esprimerlo solo mediante formule, quello che abbiamo fatto è questo: delta L uguale ad N per M per G fratto K. Questa qui è la formula generale che risolve l'esercizio. Ora, a me interessa dunque fare dei semplici passaggi algebrici in cui tratto delta L come un'incognita, quindi avrò delta L uguale a 3 per 0,05 per 10 tutto fratto 25. Volendo posso dividere tutto per 5, quindi qui rimane 0,01, qui rimane 5, cancello questo 5 con il 10, quindi qui rimane 1 e qui rimane 2, 2 per 3 6, per 0,01 mi esce 0,06. Il risultato ovviamente si esprime in metri perché la lunghezza appunto si misura in metri, essendo che abbiamo convertito il tutto nelle unità di misura standard del sistema internazionale. E se poi vogliamo dare appunto il risultato per come lo esprime il libro lo esprime in centimetri, quindi sarà 6 centimetri. E questo conclude il nostro esercizio.